La nuova era dell'Inter di Octree punta sempre di più a ringiovanire la rosa e ad inserire gradualmente dei nuovi talenti da poter valorizzare, sia per non spendere tantissimo e costruirsi poi in casa dei giocatori di grande valore per la prima squadra, ma anche nell'ottica del famoso player trading di cui tanto si parla. E le scelte di mercato dell'Inter si stanno orientando verso questa direzione, lo abbiamo già visto soprattutto nell'ultima sessione di mercato, ma già da prima era un po' iniziato questo tipo di processo. Però non solo mercato, attenzione anche forse soprattutto a quello che sta avvenendo in casa nostra, perché l'Inter sta lavorando concretamente al progetto seconda squadra ed è una grande notizia soprattutto nell'ottica del fatto che la primavera dell'Inter sta volando in Youth League a punteggio pieno, sta facendo molto bene in Europa ed è anche in lotta al vertice per il campionato, quindi sta tornando una bella primavera dell'Inter con un bel gruppo di talenti che hanno davvero un buon potenziale e in questo gruppo secondo me c'è un profilo che spicca particolarmente, un profilo sicuramente molto interessante che ci auguriamo e soprattutto gli auguriamo che potrà ripercorrere le orme di Federico Di Marco, che dal settore giovanile nerazzurro tramite un percorso che ha fatto è stato anche molto complicato, come lui stesso ha raccontato anche di recente in una bella intervista, ecco, è diventato poi uno dei migliori, se non il migliore esterno in circolazione a livello europeo. Lo chiedo a voi se secondo voi Di Marco è il migliore esterno mancino in circolazione. Ecco, in questo nuovo episodio di oggi, quindi il nostro format dove vi portiamo alla scoperta dei talenti nerazzurri, oggi vi parliamo allora di Matteo Cocchi e vi portiamo alla scoperta di questo giocatore. Ben ritrovati allora amiche e amici passioni interisti, vi invito a lasciare un mi piace e se non l'avete ancora fatto mi raccomando clic sul tasto iscrivetevi al nostro canale così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti. Ricordo inoltre che se vuoi promuovere il tuo business su passioneinter.com puoi contattarci all'email business@passioneinter.com, trovi il link in descrizione. Parliamo allora di Matteo Cocchi in questo contenuto. Chi è Matteo Cocchi? Come sempre partiamo dalla scheda Transfer Market, facciamo un po' la carta d'identità di questo calciatore che è nato il 1 febbraio 2007, quindi ha 17 anni, molto molto giovane. Un terzino sinistro, secondo le varie schede, c'è scritto dovrebbe essere alto 1,86 m, comunque ha una bella stazza, una buona altezza, sicuramente la struttura fisica lo aiuta anche ad emergere con l'Inter primavera. Lui che è anche nel giro della nazionale Under 20, ha giocato un po' con tutta la trafila delle selezioni giovanili della nazionale. All'Inter è legato a un contratto fino al 2027, lui che è arrivato dal Bologna nel 2021 e poi da subito diciamo con Christian Chivo ha dato l'idea di essere un giocatore molto precoce, è entrato molto presto nell'Under 19 con 2 anni di anticipo da sottoetà e poi quest'anno ha avuto un problema alla caviglia che lo ha limitato all'inizio della stagione, ma poi da metà settembre in poi ha cominciato ad ingranare e nel momento in cui stiamo registrando ha 10 presenze all'attivo con 2 gol e 2 assist, tutti firmati in Youth League, quindi in campo europeo si è fatto vedere con delle caratteristiche molto molto importanti. Per contestualizzare meglio anche il ruolo e l'interpretazione del ruolo di Cocchi vi ho portato anche una heatmap dove vi faccio vedere come effettivamente gioca a tutta fascia, con anche una certa propensione offensiva, perché vedete soprattutto si fa molto intensa la zona d'azione di Cocchi proprio nell'ultima parte, nell'ultimo terzo di campo e a partire dalla metà campo in su sostanzialmente. Quindi è un giocatore che gioca veramente a tutta fascia lì sulla sinistra, ha una buona corsa, è veloce, è aggressivo forse fin troppo, nel senso che forse questo è anche un aspetto che deve andare a limitare, ma al di là di queste che sono caratteristiche positive, secondo me questo giocatore spicca soprattutto per 2 principali caratteristiche. La prima è la qualità col pallone, soprattutto sui cross. È un giocatore di qualità che fa veramente dei gran bei cross con una grande diversità di cross a sua disposizione. La seconda caratteristica è l'intelligenza calcistica. Stiamo parlando quindi di un profilo che è veramente molto pericoloso ed è un fattore per la primavera con i suoi cross, una varietà di colpi importanti perché riesce a crossare dal fondo, dalla tre quarti, tagliati oppure più morbidi, diciamo più accompagnati, mettiamola così, e questo è un fattore molto molto importante sicuramente in modo particolare a questi livelli, ma anche nell'Inter lo vediamo quanto sono importanti i cambi di campo, i cambi di gioco e i traversoni, ecco come si chiamavano una volta. Poi è molto intelligente negli inserimenti, nel dai e vai, nel scaricare la palla e buttarsi nello spazio. Nell'ultimo terzo di campo, come vi facevo intravedere anche dalla heatmap, è veramente un fattore per l'Inter perché
può andare al cross, come dicevo, con grande qualità, ma ha anche una grande abilità nel venire in mezzo, cioè nel venire a giocare anche verso il centro del campo, quindi verso l'area di rigore, e poi avendo anche una buona finalizzazione, è un giocatore che rischia di diventare imprevedibile, che può farti dei grandi cross, ma può anche andare a buttarsi in mezzo e poi andare in rete. E vi consiglio per esempio di guardarvi gli highlights della partita dell'Inter Primavera contro lo Young Boys, per esempio, e vedrete un gol che arriva proprio con questa sua capacità di buttarsi dentro e segnare con una buonissima finalizzazione quasi da attaccante. Per essere un terzino ha davvero un bel tiro. Dove può migliorare? Un giocatore che l'ho visto con dei margini di crescita negli 1 contro 1 difensivi, cioè nella gestione degli 1 contro 1 dal punto di vista difensivo. Poi fa parte dello sviluppo, è già abbastanza alto sicuramente, forse nella forza fisica, ecco, può metter su ancora un po' più di struttura, ma penso che faccia parte del percorso di sviluppo, considerando che ha 17 anni, per arrivare ad alto livello deve mettere su della massa, ma penso che possa farlo con un percorso naturale di crescita. Siamo di fronte però ad un giocatore secondo me già maturo tatticamente in modo particolare, che ha una rapidità che lo fa emergere non solo in Italia ma anche a livello europeo. Forse, come dicevo prima, magari deve migliorarsi un attimino nel temperamento, nel senso che sta finendo per commettere diversi falli, e questo è un qualcosa che sicuramente deve essere limitato, ma penso che faccia parte anche del carattere di un giocatore che si prende anche tante responsabilità in questa Inter Primavera, e quindi questo dal punto di vista caratteriale è un punto molto interessante, perché siamo di fronte ad un giocatore secondo me molto interessante, che con una seconda squadra, un under 23 in Serie C, sarebbe già protagonista secondo me, e quindi a quel punto sarebbe anche più vicino ad un eventuale salto nella prima squadra all'Inter, dove al momento è difficile sfondare arrivando dalla Primavera. Invece abbiamo visto gli esempi di altre squadre, di giocatori che nell'Under 23 si erano messi in mostra e da lì poi hanno fatto il salto nella prima squadra, poi contribuendo anche in alcuni momenti della stagione o diventando anche elementi da plusvalenza, come è stato in alcuni casi. La buona notizia è che l'Inter per l'anno prossimo sta lavorando concretamente sulla seconda squadra e sarà un fattore sicuramente importante. Difficile in questo momento immaginare per Cocchi un salto subito nella prima squadra di Inzaghi, anche se abbiamo visto più volte anche in questa prima parte di stagione alcuni giocatori della Primavera che sono stati poi aggregati alla prima squadra, e con l'infortunio di Carlos Augusto, che poi sta rientrando, un pochino di emergenza sulla fascia l'abbiamo vista, anche l'assenza di Buchanan. Pensavo che con queste combinazioni qua Cocchi potesse essere già aggregato alla prima squadra, come è successo per esempio con Buchanan, con Berenbrook, che è un altro talento di cui abbiamo parlato in altri contenuti che trovate qui sul nostro canale. Quindi per ora Cocchi l'abbiamo visto soltanto nelle amichevoli estive con l'Inter di Inzaghi, eppure lì ha fatto intravedere delle potenzialità. Però ragionando anche in ottica futura, se si azzeccano i prestiti giusti, e chiaramente se continua questo percorso di crescita sulla base di quello che ci ha fatto vedere, o magari nella nuova stagione, come detto, arriva la seconda squadra e Cocchi può essere valorizzato lì, ecco, allora questo davvero potrebbe diventare anche l'esterno del futuro dell'Inter, in un percorso che, ripeto, gli auguriamo possa ricalcare quello di Di Marco, e saremmo molto contenti per lui, e immagino anche lui. Intanto da Di Marco può rubargli qualcosina, i segreti del mestiere, crescere anche studiando da uno dei migliori sostanzialmente in quel ruolo. La buona notizia comunque è che tra De Pieri, Berenbrook, che abbiamo già intravisto, Alexiu, lo stesso Cocchi e non solo, c'è talento in questa primavera dell'Inter. Finalmente speriamo che venga valorizzato al meglio e nel modo giusto, e che possano essere poi portati in prima squadra in questo percorso che ci farebbe veramente molto molto contenti. Sono curioso di sapere se anche voi l'avete già visto, l'avete già conosciuto, che idea vi siete fatti di questo Matteo Cocchi, se vi piace, e se pensate che invece ci siano altri talenti ancora più interessanti in questa primavera, fatemelo sapere nei commenti, così poi li analizzeremo in nuovi contenuti di questo format. Tra l'altro vi segnalo che nel nostro club su www.passioninter.club abbiamo anche una sezione dedicata allo scouting, dove parliamo di talenti non solo dell'Inter ma anche dall'estero, quindi se siete appassionati di questo argomento vi aspetto su www.passioninter.club per entrare a far parte della nostra community, discutere di questo e di tutti gli altri temi che riguardano l'Inter e il calcio in generale. Io vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue da YouTube vi basterà semplicemente cliccare qui.